Siamo stati invitati da Internazionale Italia Series, sponsorizzato da Shimano, per fare un po' di processo alla Coppa del Mondo, o meglio, un primo bilancio di quello che è stata la Coppa del Mondo finora. Federico Malpezzi di Pianeta Mountain Bike e Marco Aurelio Fontana. È proprio lui. Sono proprio me io. lo ricordavo il nome, adesso magari cerchiamo anche di contestualizzarlo dopo, però era una delle poche cose che mi ricordavo. Mountain bike, cross country. Hai anche corso, sì, ok, ho presente adesso. Ci sono state già 5 prove in una stagione che è, secondo me, una tra le più lunghe in assolute, sarà, appuntamenti vari eccetera, e in queste 5 prove, Marco, abbiamo visto quante differenze di percorso, quanti risvolti di gara, quante considerazioni tecniche che si possono fare. Io partirei da una cosa, che è stata una delle novità di quest'anno 2024, il Brasile. Il Brasile, insomma, ci siamo già stati in Brasile, no? A fare le Olimpiadi qualche anno fa, poi sai, le Coppe del Mondo, però quest'anno c'è stato un taglio nettissimo, nel senso che si sono andati tutti in Brasile a fare punti per questi giochi olimpici, che ci sta, chi doveva qualificarsi, chi era già tranquillo, però si sono presentati tutti i riders e hanno trovato dei percorsi che pensi di trovare a Whistler in Canada, ma che roba e era? Poi sono invece dei percorsi di cross country mountain biking. Ora, che il nostro sport si stia evolvendo lo sappiamo, lo sapete perché ci seguite sui canali di Internazionale Italia Series, vedete un botto di robe su Instagram, ma qui vogliamo parlarvi un po' più nello specifico di quello che abbiamo vissuto, parlando un po' con i piloti, quello che abbiamo visto, anche con 2 punti di vista differenti. Ora, partendo dal Brasile, mi viene da dire sarà un game changer, cioè questo è un momento in cui da qui in avanti, cioè una volta c'erano i Rock Garden, no? Ok, hanno messo il Rocky Garden a PNB, a Pietermaritzburg, no? Hanno messo il Rocky Garden, non lo so, in Germania, saranno delle gare. Esatto. Ecco, adesso sono arrivati i salti e dal ma 2024, sbaglio, siamo giusti? Quest'anno, sì. Era quest'anno. Cioè da quest'anno veramente c'è stato questo cambio importante dove iniziamo veramente a saltare grosso, quindi secondo me questo sarà un game changer. Assurdo comunque come il Brasile con le prime 2 tappe sia riuscito a fornire 2 percorsi totalmente diversi. Ci pensi, quello di Arasha era pieno di mega saltoni giganti, no? Qualcuno si è anche cartellato di brutto, abbiamo visto anche qualche rider un po', non dico in difficoltà, ma forse con il livello, come hai detto tu, che si è alzato così tanto, le velocità anche erano strepitose, no? E fare quei mega salti lì a qualcuno è costato già una prima parte di stagione. Pensa a Ivy Richards e pensa a Joshua Dubot. Allora, già punti importanti, qui già mi scaldo. Prima cosa, mi Non piace, è colpa dei salti. Mi piace vedere che comunque c'è un botto di gente, riders, soprattutto giovani, donne e uomini, che hanno confidenza con sta cosa, cioè sì, non è che uno sapeva saltare e gli altri sventolavano, c'era tanta gente che saltava stilosa, ragazze che andavano, quindi in realtà si è un po' diviso, perché comunque saltare è una cosa non veramente da tutti, no? Però se giri un po' con le bici da adesso lo puoi fare. Quando mi parli di cadute, di difficoltà, ti dico subito il mio punto chiave sul Brasile. Il problema sono i salti grossi, tanti salti nello short track. Perché? Perché se tu metti quella roba lì nella gara del cross country formato olimpico, tu arrivi anche al giro che fai a Lassa, come dicono gli scienziati in Inghilterra. Infatti l'avevo sentito, mi è stata un podcast della NASA, mi sa. Okay. E, cioè, anche se li prendi a chiodo, comunque il giro a chiodo non è mai come lo short track. Nello short track tu ti dai schiaffoni, morte tua, vita mia. Quindi cosa è successo? Perché è caduta Ivy Richards? Perché è capace a fare i salti, ma in quella situazione particolare lì ti va un po', sai, la vista va un po' così, e quando li prendi a chiodo, che la bici ti bounce back, ti lancia. Sì, la giornata è dietro la l'angolo. Giornata è dietro l'angolo. Quindi io dico che i salti ci stanno di brutto, la pista mi piaceva di brutto, è piaciuta a tanti piloti e a tanti no, e poi lo vedremo arrivando magari all'ultima tappa che è stata fatta in Svizzera, spoiler, ma nello short track io non ne farei così tanti, proprio perché deve rimanere, secondo me, una cosa che dà punti, dà spettacolo, ma non va a far rischiare i piloti. Altrimenti i piloti dicono: sai che c'è?
Fallo tu lo short track. Ah sì, a voglia. E chiudiamo con il Brasile con una considerazione tecnica che proprio va ad avvalorare anche quello che hai detto tu. C'erano dei riders, cioè avrai fatto caso nello short track in particolare, che hanno studiato un setup specifico per lo short track, cosa che abbiamo visto lì, abbiamo visto a 9 Mesto subito dopo, come Koretsky, Schwarzi, Blevins, eccetera, coperture e reggisella fissi. Ti dice qualcosa reggisella fisso? Sai, la prima tappa in Brasile è stata vinta da Blevins con reggisella fisso. Esatto. È stata anche una tappa dove, per esempio, i ragazzi di Spacey si sono divisi le bici, no? Chi usava quella con più escursione, quella con meno. Non era così difficile la prima, la seconda aveva tanti salti, tutti l'hanno usato il reggisella telescopico. Ora ci può stare, fa sempre strano quando fai un passo indietro. Sì, sembra un po' un downgrade, no? Però guarda, se c'è uno da cui lo vedi, cioè l'americano è sempre che esatto. Sta roba qua. Io mi ricordo uno quando correvamo con CFR, avevamo sto americano che aveva messo un 27,5 dietro e davanti il 29, solo che eravamo in America a Laguna Seca, il meccanico, che non ti dico cosa portava dietro la schiena nel suo camion, gli ha legato la bici con la catena al camion e gli ha detto: tu finché non cambi quella ruota non parti. Cioè, era la dark side del mallet. Gli americani lo fanno. Sono matti. Grazie Marco per il tuo supporto, il tuo sostegno, il tuo punto di vista. Grazie a te Malpez, perché mi piace confrontarmi con, capito, un mondo molto simile ma con un occhio diverso. Giusto. Grazie ovviamente Internazionale Italia Series per averci invitato e ospitato. Ciao. Malpez, thank you very much. Grazie Marco.